Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Nero Corvino. Io sono Marta, ormai mi conoscete. Oggi voglio parlarvi di un argomento che mi è stato molto richiesto nel corso di questi ultimi mesi. Sto parlando appunto degli shampoo commerciali con inci buoni, inci accettabili che possiamo trovare nei supermercati quando andiamo a fare la spesa. Sono dei prodotti, quelli che vi mostrerò in questo video, i quali alcuni sono stati provati direttamente, quindi dalla sottoscritta, mentre alcuni sono stati provati da amiche, sorella, genitori o comunque persone intorno a me che hanno potuto darmi la loro opinione in merito appunto ad alcuni prodotti di cui vi parlerò in questo video. Altri invece sono dei prodotti di cui ho sentito parlare molto bene, quindi mi sento comunque di proporli anche a voi in modo tale che voi possiate, ecco, conoscerli e se volete anche provarli siete liberissimi di farlo e magari potete anche scrivermi la vostra opinione sotto questo video dicendomi appunto come vi siete trovate con uno di questi prodotti. Allora, gli shampoo di cui parlerò in questo video sono degli shampoo che hanno un inci buono, accettabile, che non sono degli shampoo naturali, quindi comunque sono degli shampoo appunto di stampo commerciale che vengono appunto concepiti, formulati diciamo così in laboratorio e sostanzialmente però presentano degli aspetti positivi, presentano degli ingredienti rispettosi di corpo e capelli e comunque meritano diciamo così di essere annoverati e di essere inseriti all'interno della nostra routine ecobiologica. Voglio fare una precisazione, non so se magari tutte di voi lo sanno, io da molti mesi ormai non utilizzo nessun tipo di prodotto commerciale, quindi ormai sono passata al Total Natural a marzo di quest'anno, quindi ho messo da parte totalmente la mia vecchia routine ecobiologica, quindi non utilizzo più questi prodotti semplicemente perché non riuscivo a risolvere delle problematiche legate appunto alla cute grassa. Per quanto mi trovassi molto bene con alcuni di questi shampoo, diciamo così, ho dovuto aggiustare il tiro proprio per necessità, ecco, personali, perché vedevo proprio che nonostante mi trovassi appunto bene con alcuni shampoo, alcuni prodotti ecobiologici, la mia cute soffriva parecchio e faceva soffrire anche un po' me, quindi diciamo che la mia scelta è stata sì una scelta di tipo etico ecologico, ma anche dettata da necessità della mia pelle, dei miei capelli, però comunque li conosco, mi sono trovata molto bene e mi sento assolutamente di consigliarveli e anche di appunto di provarli se la vostra routine è ecobiologica o comunque indirizzata verso un rispetto maggiore della vostra pelle e del vostro corpo. Per giudicare un prodotto, che sia uno shampoo, un balsamo, una maschera per capelli, un bagnoschiuma, un docciaschiuma, dobbiamo sempre fare riferimento non tanto alle diciture che troviamo davanti al prodotto che abbiamo selezionato, ma dobbiamo prestare molta attenzione al retro, quindi all'inci. L'inci sostanzialmente è la lista ingredienti che sono appunto protagonisti del nostro prodotto, quindi tutta una serie di ingredienti che stanno all'interno del prodotto che abbiamo selezionato. È molto importante sapere leggere l'inci, riconoscere certi ingredienti, capire quali sono quelli che hanno un bollino verde, un bollino giallo e un bollino rosso e questo sta alla base sostanzialmente di una scelta consapevole e diciamo così autonoma anche della scelta dei prodotti. Fatemi sapere se per voi sarebbe bello vedere un video in cui appunto affrontiamo in modo più specifico l'argomento inci, in cui appunto vi mostro e impariamo insieme
come leggere in modo più corretto possibile l'inci di un prodotto che abbiamo selezionato, quindi senza incappare in incertezze, diciamo mancata conoscenza e poi comunque il rischio di scegliere un prodotto che non si confà alle nostre scelte magari ecologiche, biologiche, e quindi evitare il rischio di prendere un prodotto che non fa per noi. In questo video non affronterò l'argomento dell'INCI perché comunque è un argomento abbastanza vasto e necessita di un video appositamente costruito per questo argomento, dal momento che è un argomento importante e comunque bisogna anche adoperare un certo tecnicismo all'interno dell'argomento stesso, che ovviamente prenderebbe il suo spazio e ecco appunto è giusto dedicargli il tempo necessario. Quindi fatemi sapere con un commentino qui sotto se vi interessa l'argomento e se appunto volete che porto all'interno del canale anche il video sull'INCI, su come leggerlo e su come comportarsi di conseguenza. Come dicevo, appunto, vi mostrerò in questo video gli shampoo con buon INCI, con un INCI accettabile. Alcuni li ho qui con me, che non sono tantissimi, perché sono rimasti alcuni proprio sigillati, che comunque io cercherò di utilizzare con le persone che tipo vengono a trovarmi, tipo se viene mia sorella ho lo shampoo, se viene il mio fidanzato ho lo shampoo, se vengono i miei genitori a trovarmi, ecco, loro sono organizzati, quindi ovviamente sono shampoo che non ho mai aperto, sono nuovi, che però riservo al loro esclusivo utilizzo, appunto quando capita che vengono qui a passare qualche giorno insieme a me. Alcuni li ho provati ma non li ho qui fisicamente perché li ho terminati quando fu e appunto non li ho più ricomprati, però posso assolutamente parlarvene. Allora, voglio iniziare con il primo shampoo, che è lo shampoo della Equilibra, lo shampoo all'aloe. Questo è uno shampoo idratante che io ho utilizzato per tantissimo tempo e con il quale mi sono trovata molto bene. Ho provato sia questo all'aloe sia quello al karité, che feci provare anche a mia nonna perché le consigliai appunto uno shampoo un po' più rispettoso rispetto a quelli che utilizzava lei. Lei utilizzava Pantene, tutti questi prodottacci che per le sue problematiche, che se non sapete appunto di cosa parlo vi lascio qua il video nella schedina, così anche capirete effettivamente che mia nonna ha delle problematiche al cuoio capelluto e quindi capisco che lei non riesca a seguire una routine total natural, però quantomeno ecco, abolire dei prodotti totalmente irrispettosi e con delle schifezze dentro almeno è un passo in più. Questo brand dell'Equilibra fornisce degli ottimi prodotti con buon INCI. Ovviamente bisogna sempre stare attenti e leggere quello che c'è all'interno di questi prodotti. Magari non ci sono delle sostanze particolarmente dannose come ad esempio siliconi, parabeni e quant'altro, però magari possono contenere del profumo. Il profumo ad esempio all'interno degli shampoo tende a seccare i capelli, tende un po' ad irritare la cute, perché comunque tende a seccare un po', quindi può essere un ingrediente un po' aggressivo. Quindi comunque anche se sono dei prodotti con INCI accettabile, con buon INCI, è sempre bene sapere leggere la parte diciamo inversa del prodotto che abbiamo scelto. Comunque è una linea di shampoo abbastanza accettabili e con i quali mi sono trovata abbastanza bene. Un'altra marca con la quale mi sono trovata bene è appunto la Pharma Officina. Io ho provato sia questo shampoo al carbone sia lo shampoo alla cannabis. Vi metterò qui da qualche parte ovviamente le foto dei prodotti che io non ho qui con me, così potete anche farvi un'idea visiva di quello che è il prodotto. Mi sono trovata benissimo soprattutto con questo al carbone, che è uno shampoo purificante e mi aiutava, almeno da quello che ricordo, a detergere
in modo un po' più completo e efficace la cute. È anche vero che bisogna stare un po' attenti sempre all'inci, perché è possibile appunto che ci siano all'interno dei tensioattivi un po' più aggressivi rispetto a quelli che invece si confanno alla nostra cute. Ad esempio la Pharma Officina, nonostante abbia comunque all'interno degli ingredienti molto buoni e molto rispettosi della nostra pelle, comunque contiene l'ammonium lauril sulfate, che è un tensioattivo che diciamo così è molto efficace, ma che comunque potrebbe risultare un po' aggressivo per la vostra cute. Niente di particolarmente strano, è semplicemente un ingrediente che magari per voi può essere un po' troppo, però è un ingrediente totalmente accettato appunto dall'etica ecobiologica. Dovete semplicemente attenzionare due ingredienti che adesso qui non riesco ad acciuffare, che sono il Laureth 2,4 e il Glycerid cocate, credo che si dica, che altro non sono appunto che tensioattivi un po' più aggressivi. Ovviamente non ci sono degli ingredienti particolarmente pericolosi o occlusivi per la nostra cute, semplicemente ecco, attenzionate queste sostanze che possono per voi essere un po' troppo invasive. Più che altro questo, ecco, l'inci accettabile è proprio quello che è rispettoso di suo, perché comunque è caratterizzato dall'assenza di certe sostanze che di per sé comunque sono occlusive, sono magari poco rispettose, perché derivano magari anche dal petrolio, da sostanze un po' che non vanno bene, però ecco, ci sono magari degli ingredienti che a livello soggettivo possono essere un po' aggressivi anche per voi. Un'altra linea con cui mi sono trovata molto bene è la linea shampoo pH Bio della Lidl. Vi metterò da questa parte le foto degli shampoo, che mi pare sono 3 shampoo, più ci sono maschere, balsamo, bagno schiuma. Io ho provato sia quello al timo, sia quello, se non sbaglio, alla camomilla e aloe, con i quali mi sono trovata benissimo, soprattutto lo shampoo al timo. Sono degli shampoo molto validi, sono anche degli shampoo economici, ecco, gli shampoo che vi mostro in questo video sono comunque abbastanza economici, non costano tantissimo. Con la linea della Lidl pH Bio mi sono trovata molto bene. Anche lo shampoo questo della Lidl, della pH Bio, presenta questo ammonium lauril sulfate, se non mi sbaglio si pronuncia in questo modo, che è appunto un tensioattivo che potrebbe risultare un po' aggressivo per voi, ma che comunque corrisponde perfettamente all'etica ecobiologica. Semplicemente ecco, attenzionate un po' queste sostanze che magari per voi possono essere un po' aggressive, ma è uno shampoo con cui mi sono trovata benissimo e tuttora lo faccio utilizzare a mia mamma, perché comunque lei segue una routine un po' confusa, nel senso che un po' lei prende quello che capita, però almeno se ci sono io le dico: mamma, prendi questo, evita quest'altro, e magari scegli questi prodotti, e lei devo dire che si fa abbastanza guidare. Poi 2 shampoo della Omia, che non mi ricordo, forse uno era semi di lino e uno all'argan probabilmente. Io ho provato quello ai semi di lino. Quello ai semi di lino, ecco, mi ricordo che non aveva una grandissima detersione per quanto riguardava la mia cute, probabilmente era poco indicato per le mie necessità e quindi magari troppo delicato per la mia cute, che invece magari necessitava di una detersione un po' più pesantuccia, diciamo così. Però è anche uno shampoo che vi consiglio di utilizzare, magari di provare e vedere un po' come funziona su di voi. Anche questa marca dell'Omia ha qualche bollino giallo, però ecco, sono magari tensioattivi o conservanti che magari ecco, non sono proprio naturalissimi, però comunque
che corrispondono all'etica dell'ecobiologico. E come ultimo volevo appunto parlarvi dei Provenzali. I Provenzali sono anche un altro brand di prodotti con buoni inci, con inci accettabili, che nel corso degli anni si sono anche un po' adattati all'etica diciamo eco-biologica. Ci sono ad esempio, mi pare, uno shampoo al karité che prima aveva, mi pare qualche anno fa, forse aveva un inci poco accettabile con qualche bollino rosso, invece mi pare che da 2 anni a questa parte hanno modificato anche la formulazione all'interno di questo shampoo e credo che si siano appunto adattati anche all'etica ecobiologica. Questo personalmente io non l'ho mai provato. Non so effettivamente come lavori, ma lo provò una mia amica e si trovò abbastanza bene. Poi c'era un altro shampoo, ecco, che stavo dimenticando, ma effettivamente è una marca che è molto utilizzata, quella dell'antica erboristeria, ovvero lo shampoo all'ortica, che lo utilizzo per molto tempo mia sorella e mia mamma. Loro si sono trovate abbastanza bene con questo shampoo, però ricordo che aveva un grande potere detersivo e poi però i capelli tendevano a sporcarsi molto velocemente, quindi probabilmente aveva dei tensioattivi un po' aggressivi magari per le esigenze cutanee di pelle di mia mamma, soprattutto mia mamma, perché mia sorella sì, ha pure una cute grassa, tendenzialmente grassa, però mia mamma ha delle problematiche diciamo un po' più importanti con la cute grassa, quindi vedevo che lei faceva lo shampoo oggi, già l'indomani li aveva cominciavano ad ungersi un po', quindi siccome questo fenomeno con lo shampoo della PH Bio non si è verificato, molto probabilmente questo shampoo all'ortica dell'antica erboristeria è un po' aggressivo per lei. Infatti poi effettivamente controllando l'inci, anche se ha un inci accettabile, contiene questa sostanza che si chiama, se non sbaglio, Laureth, che c'è il 2 e il 4, che sono dei tensioattivi che possono risultare particolarmente aggressivi per la pelle, che non sono dannosi, però magari detergono in modo così profondo, in modo così aggressivo, quindi vanno a rimuovere una parte importante dell'epitelio superficiale della nostra cute e quindi vanno a fondamentalmente aggredire, vanno a pulire troppo e vanno quindi a rimuovere degli strati importanti e la pelle, sentendosi troppo esposta, reagisce producendo più sebo del normale. Quindi semplicemente questo, però devo dire che si è trovata abbastanza bene sia con la Pharma Officina, quindi i bottiglioni che avete visto prima. Lei adesso sta utilizzando quello alla cannabis perché quello al carbone ce l'ho io qua e si trova molto bene. E si è trovata bene anche con la linea della Lidl. Niente ragazze, questo è la carrellata di prodotti che io personalmente ho provato, abbiamo provato in famiglia e hanno provato anche le mie amiche e mia sorella, e quindi ho potuto, ecco, parlarvene in modo un po' più approfondito e spero di esservi stata utile, spero di avervi un po' acceso qualche lampadina. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete provato qualche shampoo di cui abbiamo parlato oggi in questo video, e fatemi sapere anche la vostra opinione. Io adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.